Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno 2024. Grazie. Abbiamo la carta della papessa, amici del Capricorno, periodo dedicato alla risoluzione dei dubbi, al diciamo considerare le cose da un punto di vista o da una prospettiva più ampia, più nel lungo periodo. E per qualcuno fa riferimento magari a una guida spirituale che incontrerete in questi giorni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e per l'estate e anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Questa è una lettura generale, ragazzi, quindi può riguardare un movimento spirituale piuttosto che di lavoro, di famiglia. Vi dico qual è l'andamento energetico più importante, poi vi do come degli esempi per aiutare a integrare la lettura nella vostra realtà. Se volete le letture specifiche sono già tutte pubbliche, le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Ci sono quelle dei single, quelle delle relazioni, quelle sul lavoro, tutto. Ok, partiamo con un 7 di coppe. Fante di bastoni, la morte, un 10 di pentacoli, 6 di spade, 4 di bastoni e re di coppe. Mm. Dunque, partiamo con questo 7 di coppe. Diciamo che verso la metà di giugno ci potrebbero essere delle nuove opportunità, delle idee, qualche tipo di, magari anche nuova visione di una certa situazione, di una certa relazione, anche con la carta della papessa, e con il fante di bastoni che potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, ma potrebbe anche rappresentare la vostra energia, o come la sensazione che ci sia una sferzata di entusiasmo, come la voglia di andare avanti. Ve lo dico perché ho già dato un'occhiata anche a queste. Ok, andiamo a vedere carta per carta, 7 di coppe. Mm. Diavolo e 6 di bastoni. Potrebbero essere dei risultati o degli obiettivi legati all'ego, legati al riconoscimento, legati al quanto vi sentite soddisfatti di quello che state facendo o della relazione che state vivendo. C'è qualche tipo di condizionamento intorno ad un risultato e io credo che sia questo condizionamento che vi porti a questo 7 di coppe, cioè al pensare a tutte le possibilità che potreste avere se solo riusciste ad avere quel riconoscimento, quell'attestato, quella vittoria. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Fante di pentacoli e 4 di bastoni che avete già qui. Ragazzi, per qualcuno vi dico che potrebbe essere una persona anche a livello romantico, questo fante di bastoni. Diciamo che ho come la sensazione che questa sferzata di energia di cui vi parlavo all'inizio arrivi da qualche nuovo progetto, da qualche nuovo obiettivo e per qualcuno il nuovo obiettivo può far riferimento a una convivenza,
può far riferimento ad una casa, può far riferimento a un nuovo percorso di studi e con la papessa ce lo vedo tanto, eh. Andiamo a vedere la morte. Re di coppe, 5 di spade. Voglio un'altra carta per questo re di coppe. Ho come la sensazione, ragazzi, che sia la mente che vi frega in questo periodo. Ehm, perché abbiamo sia il diavolo che il 5 di spade. È un qualche tipo di obiettivo che pensate di raggiungere o che volete raggiungere, per cui si potrebbero aprire tutte queste possibilità. E qui c'è però come un ehm, sopravvalutare questo obiettivo, come la sensazione in realtà qui è come se ci dovesse essere un altro tipo di cambiamento, non è l'obiettivo. Andiamo a vedere, cioè non è raggiungere l'obiettivo che vi farà stare meglio. Ehm, o meglio, ho come la sensazione che non ne siate sicuri, che cambiando questa situazione verso questo 4 di bastoni, come l'idea che qualcuno potrebbe non essere sicuro sul ma veramente starò meglio, ho ottenuto quel risultato o è solo un mio pensiero? Possono essere valide tutte e due. Però qui diciamo che con questo 10 di pentacoli al contrario, il carro e il 6 di spade, ho come la sensazione che qualcuno non si voglia muovere da dov'è. O si fa fatica a prendere una decisione, a prendere una direzione, o semplicemente c'è questo bisogno di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa. 10 di denari può rappresentare una famiglia, può rappresentare un gruppo lavorativo, può rappresentare qualche tipo di contratto. C'è come il bisogno di lasciarselo indietro. E qui abbiamo il 6 di spade, Arriva. Andiamo a vederla. È interessante perché si ripetono le energie, 6 di spade, 4 di bastoni, re di coppe, re di coppe. Allora, qui abbiamo un 4 di coppe e un 5 di pentacoli. Ho la sensazione che qualcuno pensi che muovendosi, prendendo una scelta, prendendo una strada definita, possa perdersi qualcosa. Qui la sensazione è che qualcuno abbia degli obiettivi alti, ragazzi, e si faccia anche qualche cosa per raggiungere questi obiettivi. Il punto qui è che è come se ci si dovesse staccare da un gruppo precedente, che può essere appunto la famiglia, può essere un gruppo di amici, quello che per voi rappresenta 10 di pentacoli, e questo distacco io ho come la sensazione che possa ehm, causarvi qualche dubbio del tipo, ma se mi stacco poi alla fine perdo tutto quello che ho costruito. Però andiamo a vedere il 4 di bastoni perché quello su cui state lavorando arriva con questo 4 di bastoni, ragazzi, a fine giugno, eh. Qui abbiamo una regina di coppe e un 10 di spade. Sì, la parte emotiva vi devo dire sarà parecchio saliscendi, ma è come se fosse solo questione di tempo, di vedere le cose come vi dice la papessa qui nel lungo periodo. Andiamo a vedere il re di coppe e anche l'uscita dai dubbi, eh. Quindi se qui c'è qualche dubbio sul tipo di obiettivo, su come muoversi, su che strada prendere, sento che alla fine del periodo i dubbi si toglieranno. Infatti comunque la stesa finisce con un re di coppe, quindi cavaliere di pentacoli e mondo. È un po' come se fosse un consiglio ad andare
al vostro ritmo, senza correre, anzi, il Cavaliere di Pentacoli è una di quelle energie che vi dice di essere prudenti. È come se vi dicessero fai tutto quello che devi fare ma senza fretta, perché tanto comunque poi arriva il mondo, arriva il compimento e qui avete un re di coppe. Se fosse un qualche tipo di relazione, di personaggio che andrete a conoscere o che magari state già frequentando e con il quale vedete una serie di possibilità ma vincolate magari a una distanza, magari a un qualche tipo di spostamento, devo dire che le cose inizieranno bene, anche abbastanza in equilibrio. Forse il problema è più vostro nel non lasciarvi andare troppo. E ho anche la sensazione che qualcuno andrà verso questa persona per paura di perderla. E le carte qua vi consigliano, fai quello che ti senti, che ti fa sentire comodo, mm? Però fallo a tuo ritmo, al tuo passo. Vi dico, se si tratta di un trasferimento, qualche cosa di questo genere, alla fine lo farete, perché qui abbiamo due volte il 6 di spade, abbiamo il carro e abbiamo il mondo. Quindi se per caso qualcuno deve cambiare gruppo di lavoro, cambiare casa, cambiare anche la macchina, ho come la sensazione. Diciamo che verso la fine del mese, secondo me, è un buon periodo, un buon momento per ottenere quel tipo di risultato. Se fosse la macchina, effettivamente, avendo la macchina, potrebbero aprirsi molte più possibilità per voi, per esempio, di lavorare. Però ecco, come vi dicevo prima, non rimanete legati al risultato, non pensiate che una volta per esempio ottenuta la macchina, tutto fili liscio, ok? Nel senso che comunque sì, è un obiettivo, ma poi da lì a, ok, posso lavorare di più, ho più range d'azione o qualsiasi altra cosa, insomma, uno ci deve mettere l'azione, l'intenzione, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, che consiglio vi dà. Mm, partecipazione e seguire il flusso. Oh, ma che bello! Partecipazione è di nuovo un 4 di bastoni. Ragazzi, il 4 di bastoni è una carta che parla di anime gemelle. Vi dico che qua c'è re e regina di coppe. Ehm, è una, come vi posso dire, è una situazione dove appunto anche qua ve lo dicono, seguite il flusso. C'è come un bisogno, se vogliamo, di affidarsi al destino, all'universo, perché comunque poi arriva il compimento. Seguite il flusso, passo dopo passo, momento dopo momento, cercando, ecco, con la sacerdotessa appunto, di non fermarvi sul è giusto o sbagliato, o ho ragione io, ho ragione tu, è bianco oppure è nero, perché ci sono anche un sacco di gradazioni di grigio che magari a voi non piacciono, però esistono. Va bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Vi dico ragazzi che la prima parte della lettura, quindi terza settimana di giugno, con questo diavolo ci potrebbero essere appunto lotte egoiche, lotte di potere, questioni della mente. E qui con questo 5 di pentacoli vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere o il doversi lasciare indietro un'occasione o una piccola delusione per non aver colto qualche opportunità. Però qui con tutti questi 4 di bastoni sento stabilità, sento che raggiungerete quella tranquillità, quella calma, quella pace interna, ehm, insomma, che tanto state desiderando. È una carta di forte stabilità il 4 di bastoni. Andiamo a vedere un oracolo. Mm. Questa carta mi parla di riti di passaggio. Ragazzi, qua questione karmica Cicova. Vi dico così perché qua avete la papessa, che è la sacerdotessa, quindi è già un qualche tipo di energia che mi richiama i medium, i canalizzatori. Siccome questa è carta numero 33, tra l'altro, è una carta di riti di passaggio,
Qui abbiamo l'uscire dal vincolo della mente, il cambio che non riuscite a fare con questa ruota della fortuna e la direzione che poi andrete a prendere e il compimento. Quindi secondo me quello che andrete a passare sarà come una sorta di distacco un pochettino obbligatorio, che comunque anche se voi pensate non vi farà bene, in realtà sì vi farà bene, ma vi dico che vi porterà poi al compimento, all'appagamento, al completamento, alla chiusura di un ciclo per iniziare qualche ciclo nuovo. Mm? Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggere i vostri commenti. Se volete sostenere il canale, poi potete anche mettere like, iscrivervi, condividere o lasciare una donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà contattarmi via mail per fissare un appuntamento oppure potete abbonarvi direttamente al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!